a tutti, oggi parliamo dell'energia solare. Siamo in una fantastica location qui in Cile ed è la giornata ideale per parlarne perché c'è uno splendido sole. Noi abbiamo installato 6 pannelli, ma non tutti potrebbero avere questa necessità di potenza. Più tardi vedremo come abbiamo fatto su un van molto più piccolo installando un solo pannello. Per fissare i pannelli al tetto abbiamo utilizzato un metodo molto semplice, delle L che sono incollate con una colla strutturale e delle viti con cui sono stati avvitati lateralmente. Tra i pannelli e il tetto abbiamo lasciato circa 1 centimetro di spazio in modo da consentire una corretta areazione. Questo stesso spazio consente di far passare i cablaggi al di sotto dei pannelli in modo tale da creare un'installazione pulita e protetta. I cablaggi dei pannelli solari dovranno poi entrare all'interno della cellula passando attraverso una scatola di derivazione elettrica. Questa sarà incollata al tetto con un collante tipo Sikaflex. Come sapete siamo in viaggio e ci stiamo spostando verso il van dei nostri amici Esben e Camilla per aiutarli nella realizzazione del loro impianto elettrico. Ma visto che siamo qui, in questa fantastica location, vi mostreremo qual è l'attrezzatura che dovremo utilizzare. Eccoci qua, dentro queste borse c'è parte dell'attrezzatura che portiamo con noi durante il nostro viaggio. All'interno ci sono utensili e attrezzi che ci possono servire per fare piccole riparazioni o modifiche al nostro camion. Mentre cerchiamo l'attrezzatura necessaria ad effettuare il lavoro sul van di Esben e Camilla, vi ricordo che questo video è reso possibile grazie alla collaborazione con il sito manomano.it, un marketplace con più di 180.000 referenze, tutte inerenti il fai da te e il giardinaggio. Troverete il link per raggiungere questo sito nella descrizione di questo video. Ma adesso cerchiamo l'attrezzatura che ci serve. Dei pulsanti e degli interruttori, un saldatore a stagno, dello stagno, del nastro isolante elettrico, della colla, delle pinze per tagliare i cavi, una piccola torcia per illuminare, dei mammut per fare delle connessioni elettriche, un cutter, un multimetro, dei fusibili, una pinza da elettricista, degli occhiali per proteggersi gli occhi, delle punte da trapano, il silicone per incollare i pannelli, la pistola per il silicone, dei cacciaviti e del nastro elettrico di diversi diametro. Bene, questo è tutto, siamo pronti per spostare il nostro camion verso il van sul quale effettueremo il lavoro di installazione di impianto elettrico. Il loro van era inizialmente illuminato solamente da lampade portatili, poi è stato installato un pannello da 150 watt. Ma da dove partire? Beh, la cosa migliore è disegnare l'impianto elettrico del proprio van, cercando di essere quanto più precisi possibili, ma non troppo complicati. In funzione della potenza del proprio impianto, sarà necessario selezionare dei cavi di sezione adeguata. Proteggeremo i cavi con una guaina che sarà bene stendere in 2 per non fare troppa fatica. L'impianto andrà protetto con dei fusibili. I portafusibili già cablati andranno poi saldati ai cavi che abbiamo preparato. Proteggiamo tutte le saldature con del nastro isolante adeguato ad impianti elettrici. Dobbiamo poi stendere la guaina che abbiamo preparato all'interno del van. Presteremo particolare attenzione a non creare delle curve troppo strette.
questo caso, riciclando parte dell'impianto già presente all'interno del nostro van, cabliamo gli interruttori di accensione delle illuminazioni a LED. Utilizzando un multimetro andiamo a verificare di non aver creato cortocircuiti con le saldature che abbiamo fatto. Per preparare i cavi per la saldatura possiamo usare una pinza da elettricista. È importante installare un fusibile anche tra la batteria e il regolatore di carica dell'impianto solare. Cerchiamo sempre di segnare i cablaggi e i componenti che abbiamo installato per un facile riconoscimento successivo. Con l'aiuto di un seghetto alternativo creiamo l'alloggiamento per il regolatore di carica dei pannelli solari. Ci prepariamo quindi a connettere il regolatore alla batteria. Utilizzando un comune cacciavite abbiamo creato un cavo elettrico a spirale. Questo è molto utile per spostare la batteria senza doverla scollegare. Prima di accendere il nostro impianto è bene leggere il manuale di istruzioni del regolatore di carica. Dopodiché la connessione ci mostra lo stato della batteria. Acquistata una comune striscia LED a 12 volts, ci occupiamo di tagliarla della lunghezza corretta per creare l'illuminazione all'interno del van. Saldiamo quindi un pezzo di filo per connettere la striscia LED all'impianto elettrico. La striscia è biadesiva, quindi diventa davvero molto semplice applicarla al soffitto del nostro van. E per finire, ecco la nostra striscia LED illuminata. Con il pannello solare possiamo anche alimentare il nostro piccolo frigorifero portatile. Al nostro impianto elettrico abbiamo anche collegato una utile pompa autoclave. Con l'impianto collegato il regolatore di carica ci mostra il consumo.